lo stupore che provo ogni volta che scopro qualcosa nel mondo delle api è paragonabile allo stupore di un bambino che vede per la prima volta il mare. Abbiamo capito poche cose, soprattutto sulla meccanica, su qualcosa sui corpi che non sono viventi, ma sulla vita abbiamo ancora tantissimo da fare. La regina non è il capo, la regina è l'organo riproduttore, cioè una regina e magari adesso vedremo 20-30.000 api. E insieme decidono quando è il tempo di fare le cose, di cambiare la regina, di cambiare casa, di sciamare. È una cosa studiata da tempo in cui in realtà non si è ancora riusciti a capire la complessità di questi dinamismi. È una società quasi perfetta. Qui siamo in un mondo dove mi sembra che nelle scienze della vita, partendo dalla medicina, passando per l'agricoltura, invece ci siano soltanto affermazioni scientifiche. Io sono una persona molto empirica e molto basata sulla causa-effetto delle cose. In realtà la tendenza protocollare è una tendenza naturale dell'uomo, certo. A un certo punto dammi delle certezze, dammi dei riferimenti, dai dei discrimini e dammi delle definizioni, e queste definizioni tenderanno poi a essere adottate dai singoli, un po' per pigrizia, un po' per ignavia, un po' per altri motivi, a ricostruire. Può capitare anche adesso le infinite discussioni che facciamo, no? Sulla solforosa, sulla non solforosa. Se io, te, Gianluca, Luciano avessimo la stessa vigna nello stesso posto, è probabile che la interpreteremmo in modo diverso secondo le nostre sensibilità, con un certo set di conoscenze, cioè gli standard servono ad avere delle conoscenze base. Beh, è un pelo diverso dalla mia, perché adesso poi mi corregge anche Luciano, no? Questo è un po' gestito a testa di salice, no? Sì. Con un filo di banchina abbastanza alto che ti permette di fare degli archetti. È vero che usano tutti l'archetto fatto così, ma vanno a prenderlo di qua, Sì. o di qua. Faccio l'accapannamento dei tralci più lunghi sull'ultimo filo e poi faccio solo una cimatura qui al lato. La biodinamica qua si può vedere sul terreno, ve la faccio vedere, funziona bene, ma sulle piante voi vedrete comunque delle piante con delle foglie rivolte verso l'alto. È proiettata verso la luce, no? Quindi oggi siamo... Biodinamica vuol dire, voi fate biodinamica anche voi? Io sì. No, noi facciamo biologico, che quelli che passano a certificarci dicono sempre potrebbe essere biodinamico. Il bello è che noi lavoriamo in un ambiente vivo. O due metodiche, tipo il convenzionale e il biologico, tanto più il biodinamico, si scontrano per filosofie e metodiche molto diverse, nel quale uno, il biologico o il biodinamico, afferma di avere una valenza ecologica e quindi deve mettere in luce le negatività e i limiti dell'altra. Accettare tutta quella parte della biodinamica che ha meno, legame diretto con il causa-effetto, quindi la campagna, i batteri, la fertilità del suolo, ma più con quella sfera, filosofica e spirituale che io sinceramente faccio ancora molto fatica ad accettare. Bisogna sempre adattarsi, cioè bisogna cercare sempre di trovare delle soluzioni per migliorare quello che si ha. C'è una cosa culturale che è cambiata drasticamente negli ultimi anni con l'agricoltura industriale, che è la monocultura. Sai come si dice a Napoli? Cosa? A vita è come a scritto un bullaio, corto e schiena di merda. La sapevo. Il fatto di avere anche più varietà, cioè la monocultura è deleteria. L'organismo agricolo non c'è più, ma io non ho più le vacche, i boschi, i noccioli, Le siepi. le siepi. Nella natura ho imparato che non esiste buono o cattivo. Lo squalo non è cattivo, l'ape non punge perché è cattiva e un albero non è che non gli cresce sotto niente perché è cattivo. Sono tutti meccanismi di equilibrio che noi dobbiamo soltanto guardare e da cui magari trarre ispirazione per altre cose. Io un paio di terreni a seminativo li voglio mantenere. Adesso c'ho 1,5 ettari che lo tengo libero a rotazione. L'anno scorso ho fatto del favino, quest'anno faccio del triticale, quindi alterni un po' le coltivazioni. Forse queste nuove generazioni, quelle che tu chiami i neorurali o i proto-rurali, c'è più apertura. È un mondo molto fluido, quindi più vi ascoltate tra di voi, più noi ci ascoltiamo, più si interagisce, più si ha un rapporto anche fluido. Io non lo so se voi adesso venendo qua imparate qualcosa. Non ho mai imparato così tanto
ma non sulle api né sulla natura in genere, come da quando lavoro con le api. Perché? Perché hai tutta una serie di insegnamenti che vanno dal sociologico alla natura, all'agronomia, al clima. Le api sono un fenomenale termometro della salute di un luogo. Quando parli di organismo agricolo e di complessità dell'organismo agricolo c'è la complessità vegetale, animale, io metto sempre dentro anche quella umana. Cavolo, che è la più complessa di tutte. Esatto. L'unica cosa che è cambiata tantissimo, che ha un parallelo con la viticoltura, è che dall'Oriente è arrivato un parassita, un acaro parassita, che si chiama Varroa destructor, giusto per capire il tipo di impatto che ha sull'apicoltura, tale per cui le api senza l'intervento oggi dell'apicoltore sarebbero destinate a morire. Quindi noi dobbiamo intervenire con dei trattamenti, io lavoro in biologico ovviamente, quindi con dei trattamenti a base di acidi organici, per ridurre la carica dell'acaro. Non si potrà mai azzerare. Noi dobbiamo intervenire, cioè nel senso l'uomo deve intervenire con la natura, non deve lasciarla stare, ormai è troppo tardi. No, è troppo tardi. Dobbiamo cercare, secondo me è anche molto tardi per tornare indietro, forse ci vorranno 3 generazioni. Quello che possiamo fare è gestire. Tutti gli anni il contadino piccolo d'inverno puliva i fossi, teneva potati i rami secchi, faceva pulizia e manutenzione. Aziende grandi no, perché è una perdita di tempo, eccetera. Quindi si lascia gli alberi che crollano nei corsi d'acqua, e le erbacce che fanno da tappo in caso di alluvioni, e poi succedono veramente i disastri. Qua la tradizione era quella di zappare tutto. Il problema è che estremizzandosi i fenomeni climatici, i fenomeni atmosferici, quindi le piogge non sono più piogge ma sono diluvi, si vedono spesso vigne completamente zappate in cui a valle c'è tutta la terra della vigna che scende tranquilla verso la pianura. I contadini non esistono. Ma i contadini, quelli del vino? Ma qualsiasi contadino. Io arancione, un po' più da ragazza. Sì, quando decidi di fare il vignaiolo ti arriva un pacco a casa. Un pacco di camicie. Solo se vedi che di essere un vignaiolo naturale. È la comunità europea che le C'è una linea della PAC che si chiama il cappellino, però devi il cappellino te lo devi arrangiare. Allora, vediamo un po'. Tu guardi intorno a te, ci sono 5 o 6 stalle, e se andiamo là vedi dei contadini che non escono da quelle stalle nessun giorno all'anno da generazioni. Non esiste il contadino. Nessuno di voi è un contadino. Ma ci sono, ma i contadini veri fanno fatica. Il contadino oggi deve essere imprenditore, deve essere tecnico, deve essere tante cose. Cioè tornare alla terra, che era considerata una cosa, noi siamo scappati, no? Da fare i contadini, insomma. Qui non sono scappati, sono morti. Però lui ad esempio è ancora là, ha più di 80 anni e usa ancora i vecchi sistemi, quindi dà ancora l'erba fresca alle vacche. No, perché prima lui mi diceva che usa ancora l'erba. C'ho erba pieno, primo taglio, Spagna e questo qua. Se uno vuole fare un certo tipo di lavoro deve avere un certo tipo di igiene all'interno, altrimenti diventa una neuroralità, il famoso lo chic che vado a vivere in campagna, diciamo. Ecco. O c'è il ciringhito. Bravo, o il ciringhito a Cuba o vado a vivere in campagna. E qua la qualità non si fa reinventandosi le cose, perché non c'è bisogno di inventarsi le cose ex novo. Qua basta andare indietro a vedere come si facevano le cose, come sono sempre state fatte. Era più buono una volta il parmigiano? Era più buono, ormai c'era l'invernengo che ci davamo solo del pieno le mucche. Adesso
è tutta una miscela, dai. A volte mio padre tornava a casa da Messa dicendomi: ma gli agricoltori a Messa mi hanno detto che abbiamo fatto un impianto di vigna un po' strano, tutto bene? E quindi quando l'ultima visita che abbiamo fatto io spiegavo il concetto e l'importanza dell'arrivo delle vacche in azienda, ok, è a posto, ho capito. È chiaro che se uno dovesse fare latte perché lo trasforma e gli dà un valore aggiunto reale a quel appunto, latte sì. lì, se no non avrebbe senso, che può essere il formaggio, che può essere l'agrigelato, che può essere lo yogurt. No, però sarebbe carino mettere insieme magari il tuo latte insieme a quello del signore lì più altri due. Il problema qua è farci trovare un qualcuno parmigiano. che faccia il latte come me qua. Beh, però sì, questo è anche vero. Se devo andare a mischiare in mezzo uno che dà gli antibiotici alle vacche, che gli dà del fieno proveniente da, anche no. Sono alcuni da qua a Parma che fanno un parmigiano giallo con l'erba come si faceva negli anni 50-60. Cos'è questo suono qua? Boh. È la mungitrice. Se lo spegniamo si staccano le mucche. Non mungi mica più, c'è più aria. Da che parte venite voi? Roma. Roma? Tutti sparsi, ma Roma. Allora là avete i capi grossi là. Mandateli fuori da mangiare le mucche anche loro. Secondo me la cosa importante, a me la cosa che mi è piaciuta di Max, che mi ha messo in contatto con, mi ha portato l'associazione nasce per quello, cioè sì, il concetto sì. dell'associazione, soprattutto sul territorio, il valore aggiunto che ha è quello lì. Questo qua è pellettato che stanno dando, senti questo odore orribile. Questo qua viene bene. Rimaniamo qua noi, ancora 3-4 settimane. Dio quando entra qua la prima cosa che chiede: non è quello sfigato di tuo padre? E beve però? No, lui beve solo autoclave, beve, quindi io allora gli ho detto: guarda Giorgio, se ti faccio bere quello che sto raccogliendo adesso, gli ho detto, ti trovo della roba migliore. Gli fa: ma no, sai, sapete tutto voi, sapete, cazzo volete insegnarci a bere? Ho detto, no, tra l'altro non devi neanche andare fin nelle Langhe, stai qua, vai dall'altra parte. Cazzo vuoi? Vini dei Novax. Autoclave! Chi vuole assaggiare? No, va bene. Va bene? Tutto ok.